Il mio nome non è importante. Ciò che importa è ciò che sto per fare. Io detesto i film usciti in tempi recenti e la propaganda woke che questi obbrobri inculcano nelle menti. Fin dai primi mesi del lockdown ho cominciato a fare numerose ricerche per porre rimedio alla piaga del politicamente corretto. Mi sono iscritto a tutti i canali commentari italiani che fin dall'inizio della loro carriera hanno puntato a sovvertire questo sistema di oppressione, facendo video in cui criticano le femministe dai capelli blu che manifestano per strada bloccando il traffico. Il mio fine ultimo è quello di trovare il responsabile dietro questo sistema marcio e corrotto per poi andare a casa sua e aprirgli il culo come una cozza. Nel suo ultimo video, Sigma Bale 89 ha finalmente svelato la verità, ossia che tutte le corporation, tranne SpaceX, tutti i politici, tranne quelli di destra, e tutti gli influencer, tranne Twinner, Andrew Tate e Ben Shapiro, sono controllati da una subdola razza aliena il cui pianeta si trova ai confini del sistema solare. È stato il primo a scoprire questo pianeta e Elon Musk lo ha chiamato Pianeta X. Decido così di prepararmi per la crociata per conquistare la libertà di parola. Con la mia imbottitura da hockey, il casco della moto di mio padre e il Kalashnikov di mio nonno, sono pronto ad andare verso il razzo della SpaceX, dove ci sono tutti i volontari alla guerra contro il pianeta X. Tra questi soldati c'è anche Sigma Bale 89, il mio idolo. Corro subito verso di lui per abbracciarlo, ma lui mi ferma e mi dice: "Ma sei parola proibita con la F. Scusa Bale, sono un tuo fan e volevo dimostrare il mio affetto." L'affetto non è mascolino. Il razzo parte, diretto verso il pianeta X, ma per un guasto precipita su Marte. Io e i miei fratelli siamo costretti ad accamparci qui finché il razzo non sarà riparato. Fortunatamente abbiamo portato gli snack, altrimenti saremmo morti di fame. Siamo su Marte da un giorno e non abbiamo ancora riparato il razzo. Forse rimarremo qui per sempre. Ma quando ogni speranza sembra perduta, ci imbattiamo nel popolo marziano. Degli uomini glabri e muscolosi dalla pelle verde che trasudano mascolinità da tutti i pori. Sono tutti a torso nudo e armati di lancia. Per qualche motivo parlano la nostra stessa lingua e ci chiedono che cosa ci facciamo qui. E Sigma Bale 89 gli parla della nostra missione per distruggere il wokismo. Il marziano più grosso di tutti, probabilmente il capo, dice: "Noi siamo il popolo più forte e basato del sistema solare. Abbiamo sconfitto a mani nude le strillanti abitanti femministe di Venere. Abbiamo ripulito Mercurio dai suoi boi che lo popolavano per ricolonizzarlo. Condividiamo la vostra causa, per cui vi concederò il nostro aiuto nella vostra guerra contro il pianeta X. In cambio, pretendiamo il vostro aiuto nell'estirpare il wokismo dagli altri pianeti." Sigma Bale 89 accetta e tutti insieme, a bordo della grande astronave ammiraglia marziana, partiamo verso Giove. Il capo dei marziani ci introduce alla nostra prossima missione. Giove è probabilmente il meno peggio del sistema solare in termini di wokismo, ma è comunque pieno di falsi intellettuali intergalattici. Gente che dice che i miliardari usano male i loro soldi, che le donne trans sono donne e hanno diritto alla transizione, che i vaccini devono essere obbligatori e che il fascismo deve essere perseguitato dalla legge. Il nostro compito è di distruggere il signore di Giove, Jupiter, per impedire che le sue disinformazioni si propaghino nella Via Lattea. La nostra libertà di espressione sarà avvalorata dalla nostra vittoria. I soldati marziani e i miei compagni terrestri esultano. Le porte della nave si spalancano ed è qui che si scatena l'inferno. Non si vede nessun palazzo dove potesse risiedere Zupiziter, quindi il capo dei marziani afferma che si è nascosto in un centro civile, più probabilmente una scuola o un ospedale, e ci ordina di esportare un po' di basatezza. Ed è così che inizia la shitstorm. Devastiamo case, palazzi, piazze, supermercati, sexy shop, ma non c'è nessuna traccia di Jupiter. Il capo dei marziani ci ordina di tornare sulla nave.
Ma signore, non abbiamo trovato Jupiter, dico io. La missione è compiuta. Abbiamo smerdato la razza debole di Giove e presto il pianeta sarà colonizzato dalla razza forte di Marte. Ora torna sulla nave, soldato. Mi risponde. Tuttavia questa storia mi riempie di dubbi. È davvero necessario compiere un simile atto per combattere la cultura woke? E se la risposta è sì, in cosa siamo meglio dei nemici che vogliamo combattere? Siamo veramente dalla parte giusta della storia? Il capo dei marziani ci introduce alla prossima tappa. Il più terribile dei pianeti. Saturno. Non avete idea degli orrori che questo pianeta ospita. Furri, LGBT, vegani, otaku e altri scarti della società pangalattica. Dobbiamo purgare questo pianeta e ripopolarlo con esseri basati come noi marziani. Neanche il tempo di spiegare la missione che la nave viene colpita da un raggio attraente proveniente da Titano. Un esercito di furri in armatura cyberpunk ci circonda e veniamo portati al cospetto di lui, il principe di Titano. Orangedo. Voi marziani non imparate mai. Distruggete tutto ciò che toccate per ottenere vanagloria in nome di una crociata contro un nemico inesistente. Il signore di Marte risponde a tono. Non ti permettere di parlare in questo modo, brutto! E qui seguono parole che se dicessi in questo video YouTube lo butterebbe giù. Sigma Bale 89 dice: senti, non vogliamo problemi, vogliamo solo andare sul pianeta X per porre alla fine della dittatura del politicamente corretto. Pianeta X? Ma questo pianeta nel sistema solare non c'è. Nessuna foto satellitare di nessun pianeta mostra un pianeta simile. Esiste invece, guarda questa foto satellitare. È la foto di una fetta di salame. State portando avanti una guerra per una bufala. Tutto logo di sto cazzo. Quelli come te sono sempre attaccati ai dettagli. Scusate ragazzi, dico io. Odio il politically correct quanto voi. Ma Orangedo ha ragione. Tutto questo ambaradam non sta risolvendo niente. Stiamo solo facendo hating verso altri pianeti che effettivamente non hanno fatto nulla di male. Se questo è quello che pensi, allora puoi anche andare dalla parte di quei degenerati. Ruggisce il capo dei marziani. Ok. Mi avvicino a Orangedo e altri compagni umani fanno lo stesso. Evidentemente hanno imparato, come me, che eravamo dalla parte del torto. Avete disonorato la causa del popolo marziano e per questo la pagherete. Non ci sarà alcuna gloria nella vostra redenzione. Presto cancellerò anche il ricordo della cultura woke dalla storia. Ogni media che mostri anche un solo personaggio omosessuale verrà censurato. Ogni femminista, ogni attivista verrà shadowbannato e il loro diritto di voto sarà revocato. Chiunque evocherà il solo nome di Greta Thunberg sarà punibile con il permaban su ogni social! L'universo non saprà mai che siete esistiti, Orangedo. L'universo saprà che un satellite si è opposto a un intero pianeta. Che uomini, donne e non binary hanno lottato per il loro diritto ad autodeterminarsi. E prima che questa battaglia sia finita, che dipingere te stesso come il Chad e il tuo avversario come il Wojak non ti rende né forte né dalla parte del giusto. Ha così inizio la battaglia di Titano. Tra globi energetici, raggi gamma, raggi sigma e spade laser arcobaleno non si capisce niente. Sebbene i marziani e i loro alleati umani hanno ammazzato più soldati, sono stati costretti alla ritirata dopo che il loro capo è stato sconfitto con la sua più grande debolezza. Durante la battaglia, Orangedo gli ha chiesto: bel mantello comunque, lo sapevi che il rosso è il colore del comunismo? E il signore di Marte, per la vergogna e il suo odio incondizionato verso i rossi, si è trafitto alla pancia. Ed è così che Marte perse contro Titano, come gli USA persero contro il Vietnam. Mi rivolgo a Orangedo. Quindi è finita, vero? Probabilmente torneranno ancora. Gente del genere non concepisce la sconfitta. E anche quando perdono, puoi stare certo che diranno a tutto l'universo che hanno vinto. Non è la loro prima crociata fallita.
e non sarà neanche l'ultima. Mi dispiace di aver fatto parte dell'esercito di Marte. Non mi rendevo conto di cosa stavo facendo. Potrei perdonarvi. Non pochi anni fa seguivo certi youtuber che erano, diciamo, come i marziani. Tuttora non vado fiero di aver scritto certe cose sotto le loro sezioni commenti, ma mi rendo conto comunque che gente del genere la saprò riconoscere. Se ne sono uscito io, ne potrai uscire anche te. Finché c'è rispetto e tolleranza, tu e i tuoi amici sarete sempre benvenuti su Titano. Ti ringrazio. Ma come cazzo facciamo a tornare sulla Terra? Desidera altra Red Bull, Lord Sigma Bale 89? Sì, grazie. Non te la caverai così facilmente con me, Orangedo. Prima o poi verrai blastato.